Buonasera a tutti amici, oggi preparerò un baccalà fritto in pastella, una pastella fatta con farina e un po' di birra e poi lo condisco con una salsina a base di pomodoro e cipollotto passate in forno. Quindi una ricettina molto rapida, sfiziosa, e vi consiglio di seguirla e poi nei commenti fatemi sapere che cosa ne pensate. Intanto procedo con il taglio del pomodoro, mi taglio il pomodoro e me li metto nel forno. Cominciamo. Intanto mi taglio dei pomodorini del tipo datterino a metà e questi poi li metterò in forno. Uso il datterino perché rimane molto dolciastro e quindi si presta benissimo per fare le salsine. Quindi una peglietta d'alluminio e metto i pomodorini tagliati. La quantità dei pomodori un po' è a scelta, dipende, io ne faccio abbondante perché poi la salsa la posso usare anche per tante altre cose, come per esempio mangiarla semplicemente col pane. 2 spicchi d'aglio al quale levo il germoglio, l'anima, così li rimangono un po' più digeribili e anche questi li metto all'interno della taglietta con i pomodorini. Poi un cipollotto dolce o un porro tagliato a rondelline e anche questo messo in teglia. Pepe, sale a piacere e poi olio extravergine d'oliva. Qua si può abbondare perché poi l'olio mi servirà anche, in questo caso insaporito, per rendere più cremosa la salsina. Nel caso in cui poi si fa la salsina, come vedremo più avanti, tendo anche ad aggiungercene un po' di olio. Ecco qua, in forno almeno una mezz'ora. Adesso preparo la pastella. Della farina normale con un po' di pepe e sale e poi un goccio di birra. Ecco qua, perché uso la birra? Perché la birra contiene il lievito e quindi tende a far lievitare un po' la pastella e quindi a renderla più spumosa e conseguentemente croccante. Ecco qua. E adesso la impasto. La quantità di birra e di farina è relativa ovviamente a quanto si deve friggere. Comunque in ogni caso la densità deve essere tale, come si suol dire, deve scrivere. Quindi in questo caso ne ho aggiunto un altro po'. Vedete, incomincia a essere una crema e quindi si può utilizzare per pastellare appunto il baccalà. Olio di girasole o di arachidi, io preferisco quello di arachidi, ma può essere usato anche quello di girasole. Ecco, non appena l'olio è caldo, pastellato il tocchetto di merluzzo, lo friggo per bene. Quindi lo faccio dorare. Ecco qua. Pian piano metto anche un paraschizzi, in questo caso ho usato come paraschizzi un colino al contrario. Ecco qua. E lo levo. Una volta avvenuta la doratura il pesce, ecco. Quindi un'operazione abbastanza semplice. Colato per bene e adesso continuo a friggere il mio baccalà. Ecco qua, ben bene pastellato nella pastella e così lascia veramente una crosticina spumosa e molto croccante. Proprio si gonfia perché il lievito della birra contenuto lo fa gonfiare. Guardate che meraviglia, doratissimo, uno spettacolo croccantissimo. Bene, una volta lasciato un po' asciugare il baccalà, adesso preparo la salsina. Ho tolto i pomodorini dal forno e non faccio altro che metterli in un bicchiere con un po' di olio extravergine d'oliva e poi frullo tutto. Ecco qua, preparata la salsina, il baccalà fritto, aggiustate di sale e di pepe come volete, intanto assaggio. Profumo pazzesco. Strafanato.
Mamma mia.